Bentornati sul mio canale Allevamento Levante. Ogni anno ricevo tantissime domande su problemi che si incontrano durante la riproduzione. Molte volte non sono legati alla cova stessa, bensì a quello che bisognerebbe fare prima, cioè alla preparazione. Da molti trascurata, da molti non valorizzata. Non voglio ripetermi, ma questo è un punto chiave per poter affrontare una buona covata. È la base di tutto. Io sono Davide di Allevamento Levante e qui su questo canale ogni settimana potrai trovare dei consigli pratici se sei amante dei pappagalli e dei canarini. In questo video voglio spiegarti perché la preparazione alla cova è così importante e poi ti darò anche degli spunti, dei consigli per poter affrontare durante la cova i piccoli problemi che si possono incontrare. Guarda il video fino alla fine perché ti lascerò anche una piccola riflessione che non vale solo per l'allevamento ma anche per la vita di tutti i giorni. Prima di cominciare con il tema del video faccio un piccolo aggiornamento. Nei pappagalli siamo alla covata d'autunno. Chi mi segue a questo punto dovrebbe avere le uova o se ancora non ha le uova arriveranno nel giro di qualche giorno. Per gli abbonati che stanno facendo il percorso guidato da me, che vedranno questo video prima degli altri, dico che ci siamo quasi. Le uova dovrebbero arrivare in settimana. Se non arrivano, non preoccupatevi, potrebbe volerci anche un pochino più di tempo, ma arriveranno. E sto preparando un video apposta per dirti come comportarti nel momento in cui avrai le uova. Per tutti gli altri dico che la preparazione è importante e chi la sta facendo sta provando proprio sulla propria pelle che è vero quello che dico, perché gli abbonati poi mi scrivono, mi lasciano anche dei feedback e finora sono in linea con quello che si aspettavano. Per chi fosse rimasto indietro, adesso non è il momento di iniziare la preparazione perché siamo quasi alle uova. Quindi chi è rimasto indietro e sta facendo la preparazione la finisca perché il tempo c'è, ma se bisogna cominciarla poi è troppo tardi. Quindi per chi avesse visto questo video solo adesso, che non sapeva bene cosa fare, provate a mettere il nido e vedete cosa succede. Anzi, è importante perché se va bene siete stati bravi oppure siete stati fortunati. Se va male, annotatevi tutti i problemi che incontrate, quindi fanno le uova? Sì. Allora fanno le uova, però si schiudono? Sì, va bene. No, non si schiudono. Oppure non fanno le uova? Qual è il comportamento? E in base alle vostre annotazioni poi possiamo intervenire. Chiaramente, per chi ormai è arrivato tardi, può seguirmi perché fra pochi mesi, cominceremo la preparazione per la covata primaverile. Io in primavera il nido lo metto metà fine febbraio, ma perché ho la luce artificiale. Chi non avesse questa possibilità, il nido va messo verso metà marzo. Quindi, quando seguirete i miei video che farò da gennaio in poi, mentre sto preparando, i pappagalli e anche i canarini, semmai o vi salvate il video e così per ricordarvi cosa fare, oppure prendete nota di quello che poi dovrete fare. Però è importante. Oggi parleremo appunto di questo, di cosa bisogna fare per arrivare alla covata con degli animali sani,
che stanno bene e che hanno proprio la necessità di riprodursi. Arrivare con animali che non stanno bene, con animali deboli, con animali dove non si guardano nemmeno, è quasi inutile provare anche a mettere il nido. Per quanto riguarda i canarini, ora non è il momento di metterli in cova. I miei canarini hanno finito la muta, qualche soggetto la sta finendo, quelli che avevano cominciata dopo, e diciamo fra poco comincerà il periodo di riposo. Io li tengo ancora insieme, non ho fatto coppie, non ho diviso niente, sono divisi in gabbioni, in voliere grosse, massimo 10 soggetti per gabbia da 1,20 m, stanno tutti insieme e poi vedremo successivamente i passi che bisogna fare per preparare e per portarli ad arrivare alla covata che faremo in primavera in condizioni diciamo ottimali. Ora entriamo nel vivo del video. Che cosa vuol dire preparazione alla cova o preparazione pre-cova? Molti la fanno e non sanno neanche di farla. Praticamente bisogna guardare bene tanti aspetti. Il primo aspetto fondamentale è l'alimentazione. L'alimentazione deve essere giusta per preparare i soggetti alla covata. Quindi, ripeto, faccio un percorso per abbonati dove dico esattamente cosa fare, cosa dare da mangiare, come comportarsi in ogni momento. Però qui ti posso dire che la alimentazione è molto più proteica. Cosa vuol dire più proteica? Vuol dire che intanto utilizzeremo un pastoncino secco, utilizzeremo dei pastoncini anche fatti da noi. Ho già fatto un video su questo, avevo dato un bonus di 2 ricette, quindi puoi andare a vedere questo video, ma praticamente gli alimenti proteici sono legumi, sono l'uovo, soprattutto il bianco dell'uovo, e io faccio pastoni con il couscous, pastoni con le perle, che sono una bomba di proteine, e questo ha 2 funzioni: uno, ad alimentare in maniera più proteica la coppia, e 2, fare assaggiare questi pastoncini che poi saranno messi all'interno della gabbia quando ci saranno i piccoli e conoscendoli già li daranno sicuramente. Anzi, è un modo anche per vedere quali alimenti preferisce la coppia, perché è inutile mettere dentro alle mangiatoie degli alimenti che non mangiano e che quindi poi non daranno ai piccoli. Quindi durante la preparazione è utile anche capire cosa gli piace di più. Uovo sodo, quello fa benissimo. L'uovo sodo, ripeto, il bianco è proteina pura, il rosso sono vitamine, è la vitamina della crescita, fa molto bene ai piccolini. Quindi avrai capito che un apporto di vitamine è utile, però bisogna sapergliele dare. Poi la luce è fondamentale. Durante la cova, quindi noi andiamo a preparare la coppia se usiamo la luce artificiale, aumentando piano piano, prima diciamo dell'ambiente esterno, ad avere più luce per poter anticipare la messa del nido. Se non hai una luce artificiale o un dispositivo che fa questo, alba e tramonto e luce del giorno centrale, ti consiglio di mettere il nido quando fuori ci sono 12-13 ore di luce. Io poi durante la cova, quando ci sono i piccoli, arrivo anche a 14-15 ore di luce. La luce è importante quando ci saranno i piccoli perché hanno più tempo per mangiare, cresceranno prima. È importante perché la luce fa andare in estro le femmine per poter deporre le uova, fa andare in estro anche il maschio che comincerà a desiderare l'accoppiamento con la femmina, e quando tutti e due insieme saranno pronti ci sarà l'accoppiamento e le uova molto probabilmente saranno fecondate.
Molti problemi che mi avete scritto voi, perché in questi giorni ho fatto un video su tutti gli altri social dove vi chiedevo ma quali sono i problemi che incontrate, perché almeno posso dare delle risposte anche nei miei video. Poi vi ho rimandato qua su YouTube perché qui posso parlarne un pochino in maniera più completa, invece su TikTok, Facebook, Instagram non è che posso stare un quarto d'ora, devo fare video veloci. E i problemi sono tanti, però tante volte molti di voi o hanno le uova vuote, quindi è proprio la preparazione, cioè avete le femmine che sono pronte prima dei maschi e non c'è l'accoppiamento, la femmina comunque fa le uova, ma le uova sono vuote. Oppure uova morte. Le uova morte sono perché non sono state scaldate bene. Potrebbe esserci anche un problema batteriologico e allora lì poi bisognerebbe fare delle analisi. Però la maggior parte delle volte è perché o le uova sono state lasciate per troppo tempo da sole, quindi non covate, e qui potrebbe essere perché la femmina si è spaventata, perché andate sempre a controllare le uova, perché magari ce l'avete in casa, volete simulare un po' di luce artificiale e quindi spegnete la luce e non vi accorgete che la femmina è fuori dal nido. Oppure se le avete all'esterno, si sono spaventate per un rumore esterno, per un animale selvatico che si è avvicinato, la femmina è uscita dal nido, non c'è più rientrata per tutta la notte, voi l'indomani andate lì, quando poi loro al buio non vedono, quindi quando poi c'è giorno ritorna nel nido per covare, ma a quel punto le uova sono già morte, voi non ve ne siete neanche accorti perché avete lasciato la femmina che covava e l'avete ritrovata che covava. Però è successo questo piccolo particolare. Ecco, sono tanti i motivi, però questi che vi ho appena detto sono i più comuni. A volte può succedere anche qua a me che lascio la porta magari aperta mentre pulisco, mi entra un topolino piccolino, non me ne accorgo, questo di notte gira per le gabbie e loro si spaventano. Infatti è successo un anno e ho trovato appunto un topo piccolino di campagna, ma che questo girava dappertutto e qualche coppia mi ha abbandonato il nido, cioè sono morte le uova e avevo capito il perché. E quindi sono stato più attento a non lasciare la porta aperta, a tappare bene tutti i buchi, perché io allevo in mezzo a un bosco, è anche normale che succeda questo. Qui è pieno di semi e quindi viene da sé che i topolini sono attratti e vogliono mangiare, quindi entrano. E questo succede e ora ci sto molto più attento. Quindi dovete capire che a volte piccoli errori possono compromettere tutto. Quindi abbiamo parlato di alimentazione, abbiamo parlato di ore di luce e nella covata di autunno per i pappagalli la luce è fondamentale perché in natura le giornate si accorciano, ora si vede già che si sono accorciate. Potrebbe essere una causa che non si accoppiano e che non sono interessati al nido perché hanno poche ore di luce e quindi non ritengono il caso di entrare dentro al nido perché non si riproducono. Quindi bisogna, anche se li avete in casa, garantirgli almeno quelle 12-13 ore di luce. Soprattutto, come dicevo prima, quando ci saranno i piccoli, ma anche per stimolare l'accoppiamento. Quindi se non c'è luce non si riproducono perché sono troppo poche le ore, non entrano in estro e non faranno niente. Quindi la luce è fondamentale. Se vuoi fare la covata d'autunno, devi comunque garantirgli la stessa luce che avevamo i primi di settembre e fini di agosto, sempre. Non che ora vedo che 7:15 più o meno da me qui dentro la voliera è buio perché sono in mezzo a un bosco, però fuori comincia a fare buio. Capite bene che le ore si sono accorciate, quindi dovete garantire quel fotoperiodo. Poi la temperatura. Adesso la temperatura è giusta, però nella covata d'autunno che andrà a finire fino ai primi di dicembre arriverà un momento che se non avete una temperatura almeno di 13, 14 gradi, 15 è un po' dura. Quindi se avete tutti questi fattori
a vostra disposizione, cominciate pure a fare la covata d'autunno, altrimenti lasciate perdere. Io non la faccio, per esempio, l'ho fatta, in questo momento non la faccio, ho già spiegato il perché, ma dopo le feste di Natale comincio a preparare tutti i soggetti per la covata primaverile e lì faccio 2 covate. Anche lì un altro consiglio, poi ognuno fa quello che vuole, ci sono persone che hanno altri periodi. Io faccio 2 covate in primavera e consiglio una covata in autunno, perché altrimenti poi, se ne fate fare di più, a parte che dovete avere un po' di attrezzatura per garantire calore, per garantire luce, perché poi a dicembre veramente le giornate sono cortissime. E poi non potete fare quella primaverile, perché andiamo troppo avanti. Ci sono persone che fanno da settembre a marzo, magari fanno quelle 2-3 covate e poi si fermano, ma non fanno più quella poi aprile, maggio, cioè basta. Io vi do questo consiglio perché 2 in primavera e una in autunno sono più che sufficienti. Io per esempio faccio solo le 2 primaverili e ho animali più forti, più sani e quando è il momento sono pronti. Non mettere mai in cova soggetti in muta, non mettere mai in cova soggetti che non stanno bene, che vedete che sono malati, che stanno sul fondo della gabbia, che sono arruffati. Quelli sono soggetti che non faranno una buona covata, è inutile cominciare, anzi, soprattutto se sono femmine, rischierebbero di morire. Se sei arrivato fino a questo punto del video, innanzitutto ti ringrazio e ti voglio dare un altro consiglio importante. Se hai fatto le cose giuste, metti il nido e vedi che non entrano nel nido, piccolo trucchetto, prova a cambiare la posizione del nido. A volte succede, perché magari in quel punto non si sentono sicuri. Un altro segnale può essere che rimangono accovacciate magari su una mangiatoia. Vedete che la femmina è pronta perché è gonfia sotto e se è una cocorita femmina avrà anche la cera del becco bella marroncina, ma non entra nel nido, vuol dire che non gli piace la posizione del nido. A me è successo, io tutte queste cose ve le racconto perché sono cose che mi sono successe. Ho dovuto spostarlo 3 volte una volta il nido per arrivare alle posizioni giuste. Adesso, quando ho una coppia dell'anno prima, gli vado a mettere il nido esattamente nella posizione dell'anno precedente. Però ci sono coppie che invece bisogna fare un po' un tour del nido, perché loro, se non trovano la posizione giusta, non vanno dentro al nido. Infatti nei canarini, chi mi segue lo sa, metto sempre 2 nidi, in 2 posizioni diverse e 2 tipologie di nidi diversi. E loro se lo scelgono e faccio prima. Mentre prima andavo a spostarlo in ogni punto della gabbia, o a volte mettevo per i canarini quello interno, poi quello esterno, ora glieli metto tutti e 2 in 2 punti diversi, la femmina sceglie dove fare il nido e ho recuperato del tempo. Questo è un ottimo consiglio. Spero di aver trattato in maniera diversa argomenti già trattati, però credo che a volte i concetti bisogna ripeterli con parole diverse, perché a volte anche io, a volte non capisco una spiegazione, me lo spiega un'altra persona e riesco a capirlo. Quindi ripetere un concetto con parole diverse a volte dà l'illuminazione. Spero di aver trattato l'argomento e la problematica che avete incontrato, che hai incontrato, e poter risolverla in questo modo. Se così non fosse, scrivimela qui nei commenti la tua problematica, che proverò a darti una risposta anche magari scritta, oppure mi dai delle idee per poter fare un video breve dove posso risponderti. Ora, prima di chiudere, volevo lasciarti il mio pensiero. Penso che ogni cova, ogni nuova vita non nasce dal nulla, nasce da settimane, da mesi di preparazione silenziosa. È lo stesso nella nostra vita. I frutti che vogliamo raccogliere domani sono il risultato di quello che stiamo coltivando oggi.
spesso senza nessuno che lo veda. La pazienza, la costanza, l'attenzione nei dettagli sono i veri semi del successo. Non esiste risultato improvviso. Ogni risultato è la somma di piccoli gesti quotidiani. Per questo ti dico, non avere fretta, lavora bene nel silenzio, prepara il terreno, quando sarà il momento la vita ti sorprenderà con frutti che non ti aspettavi. Io vi ringrazio per l'attenzione a questo video, vi saluto, se il video vi è piaciuto vi chiedo un bel like per spingere il mio contenuto, scrivetemi nei commenti la vostra esperienza, se incontrate problematiche che magari non ho menzionato in questo video, e ricordo che crescere come allevatori significa anche crescere come persone. Se vuoi fare un percorso passo passo, abbonati al canale, altrimenti vieni a trovare ogni settimana, perché sicuramente tratterò dei contenuti che potrebbero interessarti. Un saluto a tutti, ciao e a presto!